Oggi parliamo del quarto caso del punto notevole di un triangolo, l'asse e il circocentro. Vediamo un attimino le proprietà. Intanto dobbiamo dire che la prima cosa fondamentale, che cos'è appunto l'asse e il circocentro, intanto vediamo cos'è, la andiamo a scrivere. L'asse di un triangolo relativo a un lato è la retta perpendicolare passante per il punto medio del lato considerato. Adesso andiamo a scrivere, quindi l'asse di un triangolo relativo ad un lato, che cos'è? Quindi è la retta perpendicolare passante per il punto medio del lato considerato. Quindi andiamo andiamo avanti e vediamo poi in ogni triangolo ci sono tre assi, scriviamolo e ricordiamolo a memoria in ogni triangolo perché chiaramente ha tre lati, quindi ci sono tre assi e si incontrano in un unico punto detto appunto circocentro o centro. Ecco qua, quindi l'incontro dei tre assi è il circocentro e questo circocentro appunto è il punto notevole del triangolo. Ok, allora andiamo a vedere come si costruisce. Facciamo un piccolo esempio. Quindi ho un triangolo, qualsiasi, non importa. Prima prendiamo, che ne so, il lato ABC, ok. Il triangolo ABC, scusate, alla B prendiamo un righello, magari, che ne so, misura 4 centimetri, prendiamo il punto medio, ci facciamo un puntino e poi prendiamo chiaramente diciamo il righello, ok, questa è la perpendicolare, quindi che facciamo? Tracciamo, ad esempio, una linea A, ok, facciamo, ok, la tracciamo, ok, prendiamo la linea, la tracciamo, ok, e questo è il primo. Andiamo al secondo. Facciamo che questo, non so, è 3,5, mettiamo, supponiamo che questo, diciamo, è il punto medio più o meno, ok, no, contrario, andiamo a fare la perpendicolare a questo, questo perpendicolare, ok. La stessa cosa qua andiamo a, questa cosa qua, diciamo più o meno, il centro sarà qua, andiamo a fare la perpendicolare diciamo, a questo, quindi facciamo le perpendicolari a ogni lato dopo aver tracciato, vabbè più o meno sarà qua, ecco diciamo, dopo aver tracciato diciamo i punti medi di ogni lato chiaramente, ok? Ok, in questo caso abbiamo un punto medio, un circocentro, scusate, esterno, chiamiamolo per esempio Q, ok? A seconda del triangolo, e poi andiamo a vedere i casi, ok? In questo caso quindi è un
Ok. In questo caso diciamo è esterno. Ah, infatti ci sono dei casi, la posizione del circocentro dipende appunto dal triangolo. Se il triangolo è rettangolo, quindi lo scriviamo, quindi è un triangolo rettangolo, vedete in B, è retto qui in B, ok, questo è 90 gradi. Il circocentro coincide sempre con il punto medio dell'ipotenusa. L'ipotenusa è CA, quindi il circocentro U, ok, coincide con il punto medio dell'ipotenusa. In questo caso è CA. Ok, quindi misurate CA, lo mettete, ci fate un puntino, fate un pallino nel punto medio e quello sarà il circocentro. Chiaramente poi fate le prove e vedete che esattamente deve essere lì, come vi ho spiegato prima come si disegna. Poi per esempio abbiamo il triangolo ottusangolo. Quindi quando avete un triangolo ottusangolo, come abbiamo fatto prima, come è capitato prima che l'ho disegnato involontariamente, il circocentro è sempre un punto esterno. In questo caso sempre Q, no? Il punto esterno del triangolo. E poi, se ho un triangolo acutangolo, il circocentro è un punto interno al triangolo in questo caso. Interno del triangolo. Quindi ricordate, triangolo rettangolo, punto medio dell'ipotenusa, l'ottusangolo, punto esterno, acutangolo, punto interno. Quindi a seconda di quale tipo di triangolo avete, otterrete il circocentro. Quindi abbiamo visto come si disegna, abbiamo visto come è posizionato a seconda del triangolo e queste insomma sono cose che dovete ricordare per affrontare i problemi e poi cosa c'è? La proprietà, il circocentro è equidistante dai tre vertici del triangolo, cioè hanno tutti la stessa lunghezza. Quindi voi ottenete, ne so, il circocentro, per esempio qui il circocentro è C, questa è la proprietà, quindi C è il circocentro. Se voi unite C ad ogni vertice, ok, del triangolo, otterrete dei segmenti, quindi che sono AC è uguale a CB che è uguale a CD, sempre questo, ok? La proprietà quindi è appunto che dopo che avete fatto il circocentro è equidistante dai tre vertici del triangolo, cioè hanno la stessa lunghezza. E poi un'altra cosa fondamentale, i tre triangoli che si formano internamente sono tre triangoli isosceli, ok? E i tre triangoli che si formano, però sempre sono diversi, che si formano internamente, dopo appunto che avete unito i vertici al punto C, quindi al circocentro, sono tre triangoli. Magari vi allargo un pochino la foto per farvela vedere un pochino meglio. Quindi sono tre triangoli isosceli, diversi però, ok?
hanno i lati in comune, per esempio abbiamo quindi questi tre triangoli, li scriviamo, ad esempio, quindi ho ACB, questo CA è uguale a CB, poi ho l'altro triangolo e ho ACD, questi due sono uguali, e poi ho ACB, no, no, scusate, CBD, ok. E questi qua sono uguali, vedete, hanno i lati, la base diversa, ok? Hanno i lati uguali ma basi diverse. Ricordate anche che se dovete, non so, dovete riconoscere, dovete trovare degli angoli o dei lati, ricordatevi, insomma, nei triangoli isosceli i due lati sono uguali e i lati e gli angoli e la base sono uguali. Queste sono cose fondamentali appunto per ricordarvi per risolvere insomma alcuni problemi. E poi ricordiamo un'altra cosa, perché il circocentro equidistante dei tre vertici è il triangolo, e quindi proprietà, il circocentro è equidistante dai tre vertici del triangolo. Ok? E quindi cioè, hanno la stessa lunghezza. Ok? Quindi la proprietà è questa, insomma, in modo semplice è questa qua, C uguale a CB, insomma, i tre lati, i tre segmenti che si formano sono tutti e tre uguali, si formano tre triangoli isosceli diversi tra loro perché hanno le basi diverse, ve le ho disegnate apposta. E inoltre ricordiamo che perché il circocentro è equidistante? Perché è il centro della circonferenza circoscritta. Quindi riesco a fare una circonferenza un pochino meglio. Questo è il triangolo, ho trovato il suo circocentro e potrebbe anche capitarvi un problema del genere, insomma questo è C, appunto, è il centro della circonferenza e questi lati, in questo caso, ok, in questo caso, i tre lati che trovate a C, CD CB e CD sono i raggi della circonferenza, in questo caso quindi AC uguale a CB uguale a CD, vedete sono uguali perché sono i raggi della circonferenza circoscritta al triangolo ABT. Ok? Quindi sono tutte informazioni utili per risolvere i problemi. Nel prossimo video affronteremo tre problemi appunto riguardanti l'asse e il circocentro, quindi tre esempi, come poterli risolvere a seconda se devo trovare un angolo, a seconda devo trovare i lati. Ci vediamo quindi al prossimo video per questi esempi. Ciao e alla prossima.